Ciao a tutti amici, benvenuti per un nuovo tag. Questo è un po' vecchio, l'ho trovato parecchio tempo fa su Hobby di Biblioteca, vi lascio qui sotto il suo video e taggo un po' di canali nel caso che non l'avessero ancora fatto. Le domande, cominciamo. Numero uno, Torta della nonna, un libro che ti ricorda la tua infanzia. Qui mi viene in mente I viaggi di Gulliver di Jonathan Swift, che credo fosse il primo libro che ho letto quando avevo 5-6 anni, infatti è tutto rovinato, è vecchio. Molto bello, se avete dei bambini come libro dei ragazzi è molto bello. Numero 2, Cheesecake, un libro sottovalutato di un autore molto sottovalutato. Qui vi cito Francisco Coloane, che è un autore che a me piace molto e temo che in Italia non sia molto conosciuto. Sono romanzi d'avventure ambientati nella Terra del Fuoco, appunto questo si intitola Terra del Fuoco. Sulle navi baleniere, sono romanzi adatti anche per i ragazzi. Sentite questa frase. Lo scrittore che più di ogni altro è riuscito a spalancare le porte sul mondo sconosciuto, l'ha detto Luis Sepulveda, pensate, uno che se ne intende di libri abbastanza. Avventurieri disperati, cercatori d'oro, rivoluzionari in fuga, marinai sfortunati, capitani coraggiosi, eccetera, sono i personaggi di questi libri. Romanzi d'avventura molto molto belli, ve li consiglio. Numero 3, Torta di mele, un libro dallo stile semplice ma che arriva dritto al cuore. Qui mi viene in mente questo che è La casa dipinta di Grisham. Non è un legal thriller, questo racconta la vita di una famiglia negli anni 50 visto dal punto di vista di un ragazzino di 7 anni. Un romanzo molto bello, molto carino, adatto non solo per i ragazzi, anche per ragazzi, ma va bene per chiunque. E è un romanzo, non è un legal thriller come al solito. Numero 4, Tiramisù, un libro che mette di buon umore, che risolleva il morale. Qui vi cito un altro libro di Grisham che è L'ombra del sicomoro, che parla di un testamento conteso di un ricco che lascia tutto alla sua domestica, poi l'avvocato che lo difende deve cercare di scoprire perché di questa scelta, diciamo. Ma oltre che essere un legal thriller è anche molto bello da leggere e divertente, diciamo, spiritoso come libro, che mette di buon umore, appunto. Numero 5, Torta al limone, un libro che ti ha lasciato con l'amaro in bocca. Qui vi cito Ragazzi di vita di Pasolini, dove c'è questi ragazzi che vivono per strada, nel primo dopoguerra vivono nelle bidonville intorno a Roma e quando i genitori ci sono li riempiono di botte, la maggior parte del tempo non ci sono, vivono per strada, vanno in giro a rubare, a fare rapine. È un libro piuttosto triste, devo dire, scritto benissimo ovviamente da Pasolini. Numero 6, Sfogliatella, un libro dalle tante sfaccettature. Qui mi è venuto in mente Pinocchio di Collodi, che si può leggere da diversi punti di vista. Conoscerete la storia ovviamente di questo burattino di legno che poi si trasforma in un bambino, ma ha diverse chiavi di lettura come libro. Numero 7, Cake Lapis, un libro difficile per tematica ostile. Qui mi è venuto in mente i libri di Herman Hesse, Siddhartha, Lupo della Steppa, eccetera, anche altri. Io li ho letti, ma mi sono sembrati molto pesanti e appunto difficile per tematica come libri. Numero 8, Cartellate, un libro da leggere sotto l'albero. Qui mi è venuto in mente Fuga dal Natale di Grisha, che è un libro appunto adatto per il Natale, che parla di questa famiglia che decide di non trascorrere il Natale in maniera tradizionale perché la figlia non sarà presente. Invece poi non riusciranno a sfuggire al Natale, diciamo. Saranno in qualche modo costretti a festeggiarlo. Molto bello, ne è stato tratto anche un film con Tim Allen. Numero 9, ultima, La pizza a sette sfoglie, un libro dallo stile semplice ma dal sapore deciso. Qui vi cito In mezzo scorre fiume di Norman MacLean, questo, da cui è stato tratto il film di Robert Redford con Brad Pitt, che è quello nella foto di copertina. Parla di questi due fratelli che sono figli di un predicatore. E Norman è il fratello maggiore, ricorda i tempi della loro giovinezza quando vivevano insieme nel Montana, andavano a pesca con la mosca, lui il fratello, il padre, racconta della sua giovinezza, diciamo, ecco, da anziano si ricorda di quando era giovane. Un libro molto molto bello, dallo stile semplice, infatti pulito, fresco come libro. Veramente adatto per tutti e poi è un libretto. Non so se avete visto il film
Questo è veramente un libricino. Non so se avete visto il film, ma è un bellissimo romanzo comunque. Anche questo autore, tra l'altro, poco conosciuto, credo. Libro autobiografico. Bene amici, oggi il tag è già finito. Grazie per la visione, al prossimo video, a presto, ciao.